l'azienda è suddivisa tra i comuni di Orroli e Nurri, quindi adesso stiamo andando in una vigna a Nurri, abbiamo più o meno 3 ettari a Nurri e 2 a Orroli. Stiamo andando in delle vigne che io ho ereditato da mio padre, che ha comprato quando ero un ragazzino. Lui aveva questa passione per la viticoltura, era capitata questa occasione di questa vigna storica e centenaria a Nurri e quindi ci ha fatto questo regalo e noi ne abbiamo approfittato. La nostra zona era una zona molto isolata tra l'altro, non avevamo pochissimi rapporti con le altre subregioni. Dipendeva anche molto dalle curie, sotto quale curia finivi e così via. Noi in realtà siamo stati un luogo dove non c'è mai stato il potere, mentre l'agricoltura non si è mai sviluppata, e questo è perché storicamente la civiltà contadina qua è sempre stata in un certo senso in sofferenza. I contadini non è che godessero di chissà quale benessere, quindi appena è stato possibile la gente è scappata da questa condizione. Questa è la vigna più vecchia che abbiamo e nonostante l'età avanzata è bella ancora abbastanza vigorosa. Abbiamo cercato di riprenderla. Quando mio padre l'ha comprata era un po' in crisi a livello di vigore, era un po' stressata. Abbiamo ridotto il numero di speroni, cambiando la potatura, cercando di ridare spazio alla linfa in tutte le sue forme e quindi adesso siamo ripartiti dal basso in molti casi anche. Pupo, da voi molte propagini ci sono nelle vigne vecchie? No, perché i suoli arcillosi dopo 5-6 anni morirebbero con la filosa. Invece qua funzionano. Perché voi c'avete più sabbia, più... Però in questa vigna in particolare c'è tanta argilla, eppure ci sono diversi cepi a piede franco che non sono ancora morti. Anni? Dai documenti l'impianto originario di questa vigna è del 1904, poi ci sono sicuramente tanti passaggi intermedi di ripristini e cose varie, però in questa parte bassa soprattutto ci sono tante piante che dovrebbero compiere 120 anni quest'anno. Questo è un clone di Monica che difficilmente si trova, erano molto spargoli con dei grappoli piccoli e i raspi rossi. Invece la Monica che si trova in commercio adesso è molto... diciamo che l'evoluzione del vitigno è stata quella di produrre tanto, mentre su questa varietà si riescono a fare dei vini anche con una certa struttura. Qua è molto più debole, le piante sono comunque vecchie ma non si sono sviluppate come dalle altre parti. È perché l'argilla. È l'argilla. E qua diviene un vino sicuro più strutturato. No, lo sai che secondo me... non lo so, forse anche il modo di gestirla. Guarda. Caglierei proprio qua, qui siamo alla Côte de Blanc. E giù invece non c'è minimamente questo. È solo qua, c'è una strisciata che attraversa la vigna, va da là verso la vigna, il vignettino nuovo. E infatti là c'è solo uva bianca nella parte di giù. Qua vanno anche più in difficoltà le piante, anche per questo motivo credo. Però sì, pensa che c'è una differenza differenza di pH e di acidità da questa parte a quella di giù, per quello le facciamo separatamente. La sensazione di lavorare piante nelle quali hanno lavorato diverse generazioni di uomini comunque fa sempre un certo effetto. Non lo so, a me come se avessero un certo senso di solennità, ma soprattutto non è tanto per tenere le cose nel tempo, ma per me questa cosa è bella anche perché mi dà del buon vino. Principalmente. La questione non è museificata, no, produce qualcosa, è ancora attiva. Cioè di fatto io perché questa passione di dover salvaguardare, produce qualcosa che è ancora attivo, che ha ancora un rapporto col divenire. Con l'uomo non è stata e con le genti, sì. Plastificata, museificata ed è una cosa che ancora agisce. No, funziona. C'è un fattore conoscitivo, cioè riconoscere un percorso che tu stai facendo e ti indica una direzione. Nel suo non essere museificata, quindi il rischio di essere un punto fermo che non evolve, che non ti porta da nessuna parte.
che serve solo per farti la fotina e dire io c'ero. Che spettacolo! Cosa stai facendo? La sto abbracciando. Quindi adesso facciamo quest'ultima prova, facciamo 40 secondi di silenzio. Noi abbiamo fatto un convegno all'Enciclopedia Treccani dove praticamente tutti i centri città, il 2023 è il primo anno nella storia dell'umanità in cui ci sono più persone che vivono in città rispetto a fuori dalla città. Ci sono diversi territori, ci sono campagne che sono delle zone industrializzate alla fine, che sono campi di grano a distesa e basta, vive uno, altre campagne che sono più curate come questa, altre che sono solo periferie. Tutta la pianura padana in realtà è un'enorme periferia, non si capisce dove finisce la città, però tutti vanno in queste centro città. La cosa paradossale è anche che questi centri città poi si stanno svuotando di senso, quindi è strano perché sembrerebbe che tutti vanno a vivere in città, nessuno ci vive più, non si capisce dove viviamo, la maggior parte delle persone vive in mezzo tra voi che siete radicati. Si è parlato poco dell'importanza della campagna, cioè quando si è parlato solo delle città, però è normale che comunque c'è un collegamento tra campagna e città. Cioè io non è che sono contro la città e sono solo a favore della campagna, perché comunque è il discorso che stavamo facendo con Marco l'altro giorno, è che comunque tu fai il vino e il vino poi lo vendi nelle città, cioè non è che lo vendi in paese, ok? Perché ti chiedono sempre, ma è sostenibile vivere in questi piccoli paesi? Perché un giovane deve rimanere in questi piccoli paesi? Io ho fatto un discorso e ho dimostrato che si guadagna di più a parità di investimento ad avere una vigna in un paese che un appartamento in città, ok? E l'ho dimostrato. Cioè se tu spendi 100.000 euro per acquistare una casa in città, è un reddito, no, ok, metti 200.000 euro per acquistare una casa in città e hai un reddito mensile, cosa ne so, di 700 euro d'affitto, hai 10-12.000 euro di reddito all'anno. Se investi 200.000 euro in vigne nei nostri paesi e ti vendi solo l'uva, ci guadagni il doppio, capito? Con la differenza che se acquisti un appartamento in città, i lavori li fanno quelli, cioè anche le imprese che sono in città. Se acquisti una vigna in paese, l'economia gira nel paese, quindi la manodopera sicuramente Samuel c'ha delle ragioni, però non credo sia una questione puramente economica. No, non è una questione economica, però questa è una risposta quando ti dicono ma è sostenibile stare nei piccoli paesi. Ecco perché tu questi discorsi, quando li fai con un giovane, il problema adesso che cos'è? Il problema è trovare manodopera e i ragazzi ti dicono ma non mi conviene rimanere in paese, non c'è futuro, non c'è lavoro. Non è vero. Meglio di me che è pigrizia. Non è solo pigrizia, è che non ci credono, capito? Se io gli dico perché fa parte di una pigrizia non fisica, intellettuale. Perché ormai formiamo, io dico sempre che è il sogno il problema, lo dicevo pure a Lucia Tozzi. Noi stiamo regalando un sogno a sti ragazzi. A mio padre, ma come tanti sogno è inteso come incubo, però. Studia, se no vai a lavorare, come se fosse una cosa cattiva il lavoro. Esiste tutta una formazione che noi abbiamo fatto a una generazione sull'idea della città, del lavoro fisso. E questa formazione si ripercuote inconsapevolmente contro la logica dei paesi che non hanno le strutture amministrative, non vendono posti fissi nella maniera che si può dire, nel senso non c'è la struttura amministrativa che può avere dei posti fissi, dei grandi lavori statali, capito? E allora rimane solo quello che rimane, che è il lavoro puramente fisico. Per un giovane è più facile vedere l'attrattiva di ragazze, di ragazzi, di opportunità, di bella vita nelle città che nei paesi, no? Secondo lei? Sì, c'è stata negli anni, nei decenni precedenti, dall'inizio del secolo, uno sminuire il lavoro fisico. Sì. Quindi tutte le persone, appunto, la frase che ha detto, che ha riportato poco fa, se non studi vai a lavorare,
era proprio il sintomo di questa idea che si aveva del lavoro. Quindi questa idea è entrata dentro di noi giovani di allora e tutti abbiamo cercato di trovare un posto differente, senza questa nostalgia del passato, senza questa nostalgia di ciò che era prima, senza pensare che quando era peggio era meglio. No, quando era peggio. Adesso stare qui nei nostri paesi ha senso se impariamo a vivere in modo critico, cercando di migliorare le cose che ci sono, senza scimmiottare la città. Lei, e questa è una cosa che dico spesso, lei quando era giovane sarebbe voluta andare via? No. Mai? Lei? Assolutamente no. Io vivo qui da 69 anni, quindi sono mancato, ma solo temporaneamente. Praticamente mi capitava di frequentare altri ragazzi di Orroli poco più piccoli di me, che non rientravano a Orroli con la motivazione della Orroli non c'è un cazzo, che è una frase proprio, è una specie di mantra, Orroli non c'è un cazzo. E io gli dicevo, voi dite che a Orroli non c'è un cazzo, non rientrate a Orroli il fine settimana, perché poi invece c'era la fazione di quelli che rientravano ogni fine settimana. E magari rimanevano a Cagliari il fine settimana, si frequentavano solo tra orrolesi, magari rimanevano in un appartamento a fumare spinelli, a giocare a PlayStation, però erano a Cagliari. Quindi poco... Anche a Neonelli è successa più o meno una cosa del genere. Poi non hai Però è risolto successo con un altro ragazzo che ha 10 anni meno di me, no? Questo qui che veniva le fine settimana a Neonelli e usciva al bar. Veniva da Cagliari e ha detto torno a Neonelli a vedere gli amici. Questo qui usciva al bar, mica sentiva gente che si parlava solo di potature, di vigne e cose. Questo qui si sentiva sempre tagliato fuori dal discorso, no? Minchia, alla fine, dopo la terza volta che è tornato, che sono dopo che è uscito dal bar, mica mette un post in Facebook e me lo ricordo ancora. E scrive: a Neonelli se non hai una vigna non sei nessuno. Come dire, downtown se non lavori a Wall Street. È rimasta nella storia questa cosa. A Milano se non lavori nella moda è la stessa cosa. No, ma una cosa che mi fa sorridere a volte è che mio padre racconta che quando veniva da bambino qua, perché qua c'è una vigna di nonno, capitava che magari durante una giornata del lavoro ci potessero essere anche 80-100 persone che lavoravano qua nelle vigne. Ora invece mi capita di venire qua magari a pottare o a sistemare la vigna e per un giorno intero non incontro neanche una persona, quindi è un bel cambiamento. Però ci prendiamo questo vuoto nel tentativo di colmarlo in qualche modo, quindi non per forza. Minimo di organica ridistribuzione degli oggetti, delle persone, dello scambio delle merci, ma poi delle colture e culture. Sono i cicli della storia, no? Adesso, Sì. c'è il paradosso che adesso che da una vigna si potrebbe guadagnare non le fa più nessuno, e quando invece dalle vigne non si guadagnava niente tutti facevano la vigna. Per me questa è, se mi spiegate questa cosa qua, invece che parlare sempre dei soldi, non te. Perché la spiegazione è: me ne vado perché non ci sono soldi. No, infatti. Butto giù il trullo perché non mi conviene. Adesso, morivi di fame prima, però per far trullo e invece adesso impazzivi, che puoi fare adesso due che soldi. puoi fare, quindi non mi dite questa spiegazione economica, e di questo sono responsabili sia la cultura capitalista, sia la cultura, diciamo, non Marx in genere, ma marxista, perché in realtà sono tutte e due culture riduzioniste, che riducono tutto al materico, al materialismo storico e all'oggetto. È una delle vigne abbandonate sulle quali abbiamo cercato di adottare dei metodi tutti nostri per il ripristino. Sono tutte così strette le vigne più o meno? Allora, no, questo è l'impianto antico, fatto secondo la concezione del lavoro manuale. Prima ovviamente si lavorava uno per uno? No, è 1,20 m. Lo dicevo che col treno che arrivava qua venivano un sacco di contadini anche da Orroli, perché qua dopo che hanno costruito i laghi molti contadini di Orroli hanno comprato delle terre qua e ogni mattina arrivava un treno qua intorno alle 6 del mattino che portava le persone e le riportava via la sera alle 5, quindi non è che passassero tutta la giornata a cazzeggiare, si zappava e si tornava via, colpisce sempre. Ed è anche il... Aspetta, fermati un attimo, fermati. Questo non finito sardo, Bella, questo è astratto, scusa, vado lì perché è molto astratto. tutto questo non finito sardo.
intanto non lo so. Io sono un tutto- cultore io dello film io sono un curioso, mi piace tutto ciò che non viene raccontato, diciamo.